Oggi vorrei tanto augurarvi di vincere o ereditare tanti tanti soldi. Magari, magari 1 milione di euro. Perché forse sarebbe l'unico modo per capire davvero che non sono la soluzione. Che? Perché lo so che se ve lo dico io fate molta fatica a crederlo. Decisamente. Dovete sbattere il naso e magari lo capirete. Ma ci provo lo stesso. Sigla. Ok, abbiamo 1 milione sul conto. Spiegami dove sta il problema. Bene, ora fate andare avanti il film della vostra vita. Cosa succede? Se c'è qualcosa che avete desiderato tanto in questi anni, bene, ve lo andate a comprare. Ovvio. Auto, casa al mare, gioielli. Se state facendo un lavoro che non vi piace, lo abbandonate. Ancora più ovvio. E magari qualcuno di voi pensa anche che lascerebbe la moglie o il marito. Dite la verità. Magari c'è qualcuno a cui volete bene e oggi avete finalmente la possibilità di aiutarlo. Ottimo. E poi le vostre preoccupazioni sul denaro, le spese fisse, sparite tutte da un momento all'altro. Sembra meraviglioso tutto ciò. Beh, certo. Bene, vediamo ora cosa avete ottenuto. Ora avete il gravoso problema che tutto ciò che desideravate comprarvi lo avete o potete averlo e quindi non avete più nulla da desiderare. Già. Non ci avevo pensato. Ma aveva fatto un video sto dottore su sta cosa. E spiegava che non si sta bene senza desideri. No, anzi, si sta proprio male. E si finisce per buttarsi dentro le dipendenze. Magari non avete più il vostro lavoro. E qualcuno di voi, come dicevamo prima, non ha neanche più la moglie o il marito. Il rapporto con le persone è cambiato, anche con quelle che avete aiutato. E finalmente non avete più il pensiero fisso delle spese. Bene, dopo tutto questo, terminata l'euforia iniziale, la buffata di acquisti delle prime ore, ora dovete concentrarvi su ciò che è davvero importante. Sentiamo, per anni avete pensato che la vostra infelicità, la vostra insoddisfazione fosse legata alla mancanza di risorse economiche, ma oggi non potete più nascondervi dietro a questa idea. Ora dovete aprire gli occhi e accorgervi che ci sono delle cose che non potete comprare. Il tempo, l'amore che diamo o riceviamo, la salute e il senso e il valore che possiamo dare alla nostra vita. Già. Un bel problema, dobbiamo dirlo. Vedete, la constatazione del fatto che anche qualora voi poteste comprarvi tutto, non sareste comunque appagati e soddisfatti, è il grande segreto che il mercato e l'economia non vogliono che voi sappiate. Il mercato si regge infatti sull'idea che voi siete insoddisfatti perché vi mancano delle cose che loro ovviamente cercheranno di vendervi. Così noi vendiamo il nostro tempo, che è la nostra unica vera ricchezza, per comprare delle cose che non ci servono, e se vendiamo il nostro tempo per qualcosa che non ci serve, come dice Pepe Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay, di cui vi lascerò un link nella descrizione, beh, siamo dei miserabili. Andate ad ascoltare il discorso di Pepe Mujica e rimarrete affascinati dalle sue parole. Ebbene sì, l'unica cosa che ci può rendere veramente felici è il tempo di qualità. Iniziamo a parlare del tempo. A differenza del denaro, non sappiamo quanto ce ne rimane. E questo lo rende in assoluto la cosa più preziosa che abbiamo. Il tempo è la vera moneta che non dobbiamo sprecare e dobbiamo provare ad aumentare. Possiamo infatti ottimisticamente sperare di allungare la nostra vita, prendendoci cura della nostra salute quotidianamente e cercando sempre di essere nelle migliori condizioni possibili per potercelo godere questo tempo. Ma quanti di noi lo fanno? Ma soprattutto questa moneta non la dobbiamo spendere per acquistare cose che non ci servono a dare qualità al nostro tempo futuro. Se io lavoro
40 ore per comprarmi un orologio di lusso, non ho investito il mio tempo per guadagnare altro tempo di qualità. Il tempo lo potrò solamente guardare su un quadrante un po' più luminoso. Ma se io uso il denaro che ho guadagnato utilizzando il mio tempo per comprare una lavatrice, una lavastoviglie o un'asciugatrice, bene, io ho utilizzato una parte del mio tempo per comprarmi tutto il tempo libero che avrò quando non dovrò più lavare i piatti, fare il bucato o sistemarlo per farlo asciugare. Se io investo il mio tempo per qualcosa che mi potrà offrire più tempo libero, bene, allora in quel caso ho fatto un buon investimento. Quindi dovrei considerare il tempo proprio come una moneta, da investire, risparmiare, non sprecare. Ma andiamo agli sprechi. Se questa moneta è davvero così importante, la voglio davvero spendere passando tempo sui social? Con delle persone che non hanno nulla da darmi? In attività sciocche e inutili? Non farei meglio investirlo per avere in futuro altro tempo di qualità? Ma se anche ho tanto tempo, poi tanto lo so che non me lo so godere. Vediamo se parla anche di questo, dai. Se io anche ho tanto tempo, ma con la mente non sono lì presente a vivere quel tempo, anche in questo caso lo sto sprecando. Quante volte ci è capitato di essere al cinema magari a vedere un film meraviglioso, ma mentre siamo al cinema pensiamo a qualcosa che ci è successo la sera prima o siamo già preoccupati di cosa cucineremo per cena il giorno dopo. L'incapacità di essere presenti a noi stessi è un altro modo per sprecare il tempo. E fino adesso abbiamo parlato di quantità di tempo, del tempo davvero come una moneta da investire, risparmiare e non sprecare. Ma parliamo anche della qualità. La qualità del tempo dipende da quanto amiamo quello che facciamo, che viviamo e quanto valore diamo a quell'esperienza. Se non amiamo quello che facciamo, abbiamo davvero un serio problema da risolvere. E se non riusciamo a dare valore a nulla di quello che facciamo, allora ne abbiamo due. Hai bisogno davvero di 1 milione di euro per capire tutte queste cose? O puoi iniziare a darti da fare subito? Se hai qualunque problema di tipo psicologico, se non sei in grado di utilizzare la tua mente bene per essere presente a te stesso, o se non riesci ad amare quello che fai, non riesci a dare e ricevere amore, e non riesci a dare valore a te stesso e alle cose che fai, questa è la prima cosa di cui ti devi occupare. Perché tanto, anche se avessi 1 milione di euro, alla fine ti ritroveresti davanti a questo problema. Io non te lo posso donare 1 milione di euro, mi dispiace, non è nelle mie possibilità, ma tu hai la possibilità, anche senza quella cifra, di iniziare a dedicarti a quello che veramente è importante. Non lasciarti convincere che la tua insoddisfazione dipenda da qualcosa che non puoi comprare. Le cose che possono renderti felice sono quasi tutte gratis. L'amore, l'affetto, l'appartenenza, gli abbracci, i sorrisi, la condivisione, lo sforzo per fare qualcosa che ha valore. Sono tutte cose gratis. E allora da adesso occupati della tua vera ricchezza. Ciao e ci vediamo ai prossimi video. Dai, però è interessante sto video, dai. Magari lo condivido. Ah no, i social non devo.